Lezione 1. Gestire conversazioni difficili sul posto di lavoro. Buon pomeriggio, Anna. Spero che tu stia bene oggi. Buon pomeriggio, John. Sto abbastanza bene, grazie. Cosa ti porta qui oggi? Volevo discutere di un argomento impegnativo, come affrontare le conversazioni difficili sul lavoro. Si tratta di un problema critico. La navigazione in queste conversazioni richiede abilità e sensibilità. Sono completamente d'accordo. Quali misure intraprendete per prepararvi a tali discussioni? Di solito inizio definendo chiaramente il problema che voglio affrontare. La chiarezza è essenziale. La chiarezza aiuta a preparare il terreno per una comunicazione efficace. Ripeti quello che vuoi dire. Sì, lo so. Esercitarmi in anticipo mi permette di articolare i miei pensieri in modo più chiaro. Questa è una strategia intelligente. Come gestisci le tue emozioni durante queste conversazioni? Cerco di rimanere calmo e composto. Fare respiri profondi può aiutare ad alleviare l'ansia. La respirazione profonda è davvero utile. Mantenere un approccio equilibrato può avere un impatto positivo sulla conversazione. Ricordo anche a me stesso di ascoltare attivamente. Comprendere il punto di vista dell'altra persona è fondamentale. L'ascolto attivo dimostra rispetto. Può anche rivelare problemi di fondo che devono essere risolti. Preferisci avere tali conversazioni di persona o virtualmente? Quando possibile, preferisco le discussioni di persona. Il linguaggio del corpo può comunicare molto. Sono d'accordo. Le interazioni di persona consentono connessioni più autentiche. Hai mai incontrato una conversazione particolarmente difficile sul lavoro? Sì, una volta ho dovuto risolvere un problema di prestazioni con un collega. È stata una sfida. Sembra difficile. Come l'hai affrontato? Ho iniziato riconoscendo i loro punti di forza prima di discutere le aree di miglioramento. Questo è un approccio saggio. Bilanciare un feedback positivo con una critica costruttiva può alleviare la tensione. Esattamente. Aiuta l'altra persona a rimanere aperta al feedback. Quanto pensi sia importante dare seguito a tali conversazioni? È molto importante. Il follow-up dimostra che ci tieni e che investi nel loro successo. Sono d'accordo. Può anche aiutare a rafforzare i punti discussi e a monitorare i progressi. Hai mai avuto a che fare con i conflitti derivanti da queste conversazioni? Fortunatamente, i conflitti sono stati minimi. Tuttavia, credo che affrontare tempestivamente i problemi possa prevenirne l'escalation. Questa è una strategia preziosa. La comunicazione proattiva spesso porta alla risoluzione. Come gestisci qualcuno che si mette sulla difensiva durante una conversazione difficile? Rimango calmo ed empatico. Riconoscere i loro sentimenti può aiutare a diffondere lo spirito difensivo. Questo è un ottimo consiglio. L'empatia può creare un'atmosfera più collaborativa. Cerco anche di concentrarmi sul problema, non sulla persona. È essenziale separare il comportamento dal carattere. Questo è un approccio saggio. Incoraggia la discussione piuttosto che gli attacchi personali. Hai mai ricevuto una formazione su come gestire conversazioni difficili? Sì, ho partecipato a un seminario. Ha fornito tecniche utili per navigare in vari scenari.
Sembra utile. L'apprendimento continuo può fornire alle persone competenze migliori. Assolutamente. Credi che queste conversazioni possano portare alla crescita personale? Sì, possono. Partecipare a discussioni difficili spesso favorisce la resilienza e apre la porta al miglioramento. Sono d'accordo. Adottare conversazioni scomode può in ultima analisi migliorare le dinamiche sul posto di lavoro. Che consiglio daresti a qualcuno che ha difficoltà ad avviare queste discussioni? Suggerirei di iniziare in piccolo. Esercitarsi con argomenti meno delicati può aumentare la fiducia. Questo è un consiglio pratico. L'esposizione graduale può fare una differenza significativa. Grazie per questa discussione illuminante, Anna. Le tue intuizioni sono molto preziose. Grazie, John. Ho apprezzato la nostra conversazione su un argomento così importante. Continuiamo a esplorare altre strategie per una comunicazione efficace in futuro. Lezione 2. Il potere degli obiettivi annuali. Buongiorno, Anna. È sempre un piacere vederti. Buongiorno, John. Il piacere è mio come sempre. Quale argomento stiamo esplorando oggi? Volevo parlare della definizione degli obiettivi annuali. Ti prefiggi degli obiettivi ogni anno? Sì, lo so. Trovo molto utile stabilire obiettivi chiari all'inizio di ogni anno. Sembra fantastico. Come si determinano gli obiettivi da fissare? Rifletto sui risultati dell'anno precedente e sulle aree di miglioramento. Questo mi aiuta a identificare le priorità. Questo è un approccio intelligente. Hai un metodo specifico per fissare questi obiettivi? In genere utilizzo i criteri SMART: specifico, misurabile, realizzabile, pertinente e limitato nel tempo. Questo è molto efficace. Assicura che i tuoi obiettivi siano ben definiti e raggiungibili. Esattamente. Ad esempio, invece di dire voglio mettermi in forma, direi mi allenerò 3 volte a settimana per 30 minuti. Si tratta di un obiettivo chiaro e raggiungibile. Hai notato una differenza da quando hai iniziato questa pratica? Sì, il monitoraggio dei miei obiettivi ha migliorato la mia concentrazione e motivazione. Sento un maggiore senso di realizzazione. Questo è incoraggiante. Con che frequenza rivedi i tuoi obiettivi nel corso dell'anno? Di solito li rivedo trimestralmente. Ciò mi consente di valutare i miei progressi e apportare modifiche, se necessario. Le recensioni trimestrali sembrano ragionevoli. Mantieni i tuoi obiettivi freschi nella tua mente. Sì, annoto anche i miei obiettivi e li metto dove posso vederli ogni giorno. Questo è un ottimo promemoria. La visibilità può aumentare l'impegno verso i tuoi obiettivi. Ti sei prefissato degli obiettivi annuali, John? Di solito mi concentro sullo sviluppo personale e professionale. Questo è un approccio saggio. Il bilanciamento di entrambe le aree contribuisce alla crescita complessiva. Sono d'accordo. Ad esempio, quest'anno mi sono prefissato l'obiettivo di migliorare le mie capacità di parlare in pubblico. Questa è un'abilità preziosa. Come pensate di raggiungere questo obiettivo? Mi sono iscritto a un corso di public speaking locale e mi eserciterò regolarmente. Questo è un ottimo modo per acquisire fiducia. Hai pensato ai tuoi progressi finora?
Mi sono sentito più a mio agio a parlare davanti a gruppi, il corso è stato utile. Si tratta di un progresso eccellente. Credo che rivedere e modificare gli obiettivi sia essenziale per il successo. Assolutamente, la flessibilità può aiutarti ad adattarti a qualsiasi sfida che si presenti. Quali sfide hai dovuto affrontare per raggiungere i tuoi obiettivi? La gestione del tempo è spesso una sfida. La vita può diventare frenetica e travolgente. Capisco perfettamente. Il bilanciamento di più responsabilità richiede un'attenta pianificazione. Assegno priorità alle attività utilizzando un'agenda settimanale. Questo mi aiuta a rimanere organizzato e concentrato. Questa è un'ottima strategia. L'organizzazione può migliorare in modo significativo la produttività. Quali sono alcuni obiettivi che ti sei prefissato quest'anno? Ho intenzione di imparare una nuova lingua. È sempre stato un mio sogno personale. È un obiettivo fantastico. L'apprendimento delle lingue offre molte opportunità. Sì, lo fa. Ho iniziato a usare un'app linguistica e mi alleno ogni giorno. La coerenza è fondamentale nell'apprendimento delle lingue. Come fai a mantenere alta la tua motivazione? Ho fissato piccoli traguardi, come imparare 10 nuove parole ogni settimana. Celebrare questi risultati mi mantiene motivato. Sembra efficace. Piccoli premi possono migliorare l'esperienza di apprendimento. Hai già preso in considerazione degli obiettivi annuali per il prossimo anno? Ho iniziato a fare brainstorming. Vorrei migliorare le mie abilità culinarie e provare nuove cucine. Sembra eccitante. Imparare a cucinare nuovi piatti può essere molto gratificante. Certamente può. Credo che la cucina possa essere anche un meraviglioso sfogo creativo. Sono d'accordo. Grazie per aver condiviso i tuoi obiettivi e le tue strategie, John. Grazie Anna. Anch'io apprezzo le tue intuizioni. Continuiamo a motivarci a vicenda nelle nostre attività. Lezione 3. La moda come forma di espressione personale. Buonasera Anna. Spero che tu stia passando una splendida giornata. Buonasera John, sto davvero bene, grazie. Di cosa stiamo discutendo oggi? Volevo esplorare il ruolo della moda nell'espressione personale. Quali sono i tuoi pensieri? La moda è una forma vitale di espressione personale per me. Riflette la mia personalità e il mio umore. Sono completamente d'accordo. L'abbigliamento può trasmettere molto sulla propria identità. Come scegli i tuoi abiti? Spesso scelgo pezzi che risuonano con i miei sentimenti attuali. I colori e gli stili comunicano efficacemente le mie emozioni. Questo è interessante. Pensi che le tendenze influenzino le tue scelte? E le tendenze giocano sicuramente un ruolo. Tuttavia, preferisco incorporarli in un modo che mi sembri autentico. Questo è un approccio saggio. Unire lo stile personale alle tendenze può creare un look unico. Esattamente! Credo che la moda dovrebbe essere un'estensione di ciò che sei, non un limite. Hai mai sentito la pressione di conformarti a determinate tendenze della moda? Sì, a volte. I social media possono creare standard non realistici. Questo è vero. Le piattaforme spesso evidenziano stili specifici che potrebbero non essere apprezzati da tutti.
Mi sforzo di concentrarmi su ciò che mi fa sentire sicuro piuttosto che limitarmi a seguire le tendenze. Questo dà potere. La fiducia spesso traspare quando ci si sente a proprio agio nel proprio abbigliamento. Hai uno stile particolare che ti piace esprimere? Preferisco un look classico ma moderno. Credo che trasmetta raffinatezza. Gli stili classici possono essere molto eleganti. Quali capi consideri essenziali per il tuo guardaroba? Considero essenziali abiti su misura e scarpe di qualità. Esaltano qualsiasi outfit. Sono ottime scelte. I pezzi di qualità tendono a durare più a lungo e a dare un'impressione raffinata. Come scegli i capi per il tuo guardaroba? Hai un processo specifico? Do priorità alla versatilità. Cerco articoli che possano essere abbinati in diversi modi. I pezzi versatili offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Possono adattarsi a varie occasioni. Esattamente, mi concentro anche sulla sostenibilità. La scelta di abiti realizzati in modo etico è importante per me. La sostenibilità nella moda è sempre più significativa. Sempre più persone ne riconoscono l'importanza. Sì, e credo che le nostre scelte possano avere un impatto positivo sull'ambiente. Hai trovato marchi in linea con i tuoi valori sostenibili? Ne ho scoperti diversi. Alcuni marchi si concentrano sull'utilizzo di materiali ecologici e pratiche di lavoro eque. Questo è incoraggiante. Il sostegno a tali marchi incoraggia un consumo responsabile. Davvero? La moda non dovrebbe avvenire a spese del pianeta. Pensi che anche il modo in cui ci vestiamo possa influenzare il nostro comportamento? Sì, sicuramente. Indossare qualcosa che mi faccia sentire bene aumenta la mia fiducia e il mio umore. Questa è una prospettiva intrigante. La psicologia della moda è un aspetto essenziale dell'autoespressione. Credo che l'abbigliamento possa influenzare anche il modo in cui gli altri ci percepiscono. Le prime impressioni contano. Verissimo. La moda può fungere da potente strumento di comunicazione nelle interazioni sociali. Hai mai vissuto momenti in cui il tuo abbigliamento ha cambiato il corso della giornata? Sì, una volta ho indossato un abito su misura per una riunione importante. Mi sentivo sicura e pronta. Questo è un esempio perfetto. Vestirsi bene può avere un impatto psicologico significativo. Che consiglio daresti a qualcuno che esplora il proprio stile personale? Suggerirei di sperimentare diversi look. Scopri cosa ti fa sentire a tuo agio e autentico. Questo è un ottimo consiglio. Provare cose nuove può migliorare la comprensione dell'autoespressione. Grazie per questa coinvolgente conversazione, John. Mi è piaciuto parlare di moda e di espressione personale con te. Grazie, Anna. Le tue intuizioni sono sempre illuminanti. Continuiamo a esplorare questi argomenti vitali nelle nostre discussioni future. Lezione 4. Apprendimento continuo in mezzo a impegni. Buon pomeriggio, Anna. Spero che tu stia bene oggi. Buon pomeriggio, John. Sto abbastanza bene, grazie. Cosa ti passa per la testa? Volevo parlare della sfida dell'apprendimento continuo, soprattutto quando si è impegnati. Come continui a imparare in mezzo ai tuoi impegni? Questo è un argomento interessante. Credo sia essenziale dare priorità all'apprendimento,
anche in periodi frenetici. Sono completamente d'accordo. Quali metodi usi per incorporare l'apprendimento nella tua routine quotidiana? Mi piace dedicare piccoli blocchi di tempo ogni giorno alla lettura o ai corsi online. Anche 20 minuti possono essere efficaci. Questo è un approccio intelligente. Sessioni brevi e mirate possono fare una differenza significativa nel tempo. Esattamente! Trovo inoltre che ascoltare podcast didattici mentre si è in viaggio sia un ottimo modo per imparare in viaggio. I podcast sono una risorsa eccellente. Consentono di assorbire le informazioni in modo passivo durante il multitasking. Sì, lo fanno. Scelgo spesso argomenti che mi interessano o riguardano la mia carriera. Questa è una strategia saggia. Imparare qualcosa di rilevante può aumentare la motivazione e la fidelizzazione. Hai preso in considerazione l'utilizzo di app per l'apprendimento rapido? Esistono diverse fantastiche app che offrono brevi lezioni su vari argomenti. Ne uso uno chiamato Duolingo per l'apprendimento delle lingue durante i miei momenti liberi. Questa è un'ottima scelta. La pratica quotidiana, anche se breve, aiuta a rafforzare l'apprendimento. Inoltre cerco di integrare l'apprendimento nelle mie attività quotidiane. Ad esempio, potrei leggere articoli relativi al mio campo durante le pause pranzo. Questo è un uso produttivo del tempo. Combinare l'apprendimento con le attività quotidiane può renderlo semplice. Hai utilizzato corsi online che rientrano nel tuo programma? Sì, mi iscrivo spesso a corsi di autoapprendimento. Consentono la flessibilità, essenziale per il mio stile di vita frenetico. I corsi autogestiti sono fantastici. Consentono agli studenti di decidere quando studiare, facilitando l'inserimento dell'istruzione nella vita. Pensi che la responsabilità abbia un ruolo nell'apprendimento continuo? Assolutamente. Condividere gli obiettivi con gli amici può motivarti a rispettare i tuoi piani di apprendimento. Questa è un'ottima idea. L'apprendimento di gruppo può anche favorire la discussione e una comprensione più profonda. Sì, una volta sono entrato a far parte di un gruppo di studio per una certificazione professionale. È stato incredibilmente utile. Sembra un'esperienza arricchente. Avere colleghi che ti supportino può migliorare il processo di apprendimento. Quali consigli daresti a qualcuno che ha difficoltà a trovare il tempo per imparare? Suggerirei di creare un programma. L'assegnazione di orari specifici per l'apprendimento può aiutare a dargli priorità. Questo è un ottimo consiglio. Avere una routine definita garantisce la coerenza. Inoltre, consiglierei di fissare obiettivi di apprendimento raggiungibili. Piccoli traguardi possono portare a maggiori risultati. Sono d'accordo. Il raggiungimento di piccoli obiettivi aumenta la fiducia e la motivazione. Hai mai incontrato ostacoli nel tuo percorso di apprendimento? Sì, a volte la vita diventa opprimente e l'apprendimento passa in secondo piano. Questa è una sfida comune. È essenziale essere gentili con se stessi durante i periodi di maggiore affluenza. Esattamente. Modificare le aspettative può aiutare a ridurre lo stress mantenendo l'attenzione sull'apprendimento? Che ne dici di impegnarsi nell'apprendimento come attività sociale? Può essere molto efficace. Discutere di ciò che impari con gli amici può rafforzare le tue conoscenze. Sono d'accordo. Rende l'esperienza di apprendimento più ricca se condivisa con altri. Grazie per questa interessante conversazione, John. I tuoi consigli e le tue prospettive sono preziosi. Grazie, Anna.
Apprezzo i tuoi pensieri sul mantenimento dell'apprendimento continuo in mezzo a orari fitti. Lezione 5. Eventi di riparazione comunitari. Buon pomeriggio, Anna. Spero che vi stiate godendo la giornata. Buon pomeriggio, John. Sto abbastanza bene, grazie. Di cosa vorresti parlare oggi? Volevo parlare degli eventi di riparazione della comunità. Ne hai mai preso parte? Sì, ce l'ho. L'anno scorso ho partecipato a un evento di riparazione in comunità. È stata un'esperienza meravigliosa. Sembra interessante. In che tipo di riparazioni ti sei occupato? Ho aiutato a riparare piccoli elettrodomestici come tostapane e frullatori. Molte persone hanno portato i loro oggetti rotti. È impressionante. La riparazione degli elettrodomestici può far risparmiare denaro e risorse. Esattamente. Inoltre promuove la sostenibilità riducendo gli sprechi. Come sei venuto a conoscenza dell'evento? L'ho scoperto tramite una newsletter della comunità locale. Spesso promuovono tali attività. Questa è una grande risorsa. Le newsletter della community possono mettere in contatto i residenti con eventi importanti. Lo fanno sicuramente. L'evento stesso è stato organizzato da volontari della comunità. È stimolante vedere le persone riunirsi per una causa comune. C'erano molti partecipanti? Sì, l'affluenza è stata impressionante. Hanno partecipato persone di tutte le età, desiderose di imparare e aiutare. È fantastico. Incoraggia la collaborazione e l'apprendimento tra i membri della comunità. Effettivamente. Molti partecipanti erano ansiosi di imparare a riparare gli oggetti da soli. Hai notato delle abilità specifiche insegnate durante l'evento? Sì, diversi volontari hanno dimostrato saldatura, cucito ed elettronica di base. È stato informativo. Questo è un set di abilità prezioso. Insegnare agli altri a riparare le cose può potenziarli. Assolutamente. I partecipanti hanno lasciato l'evento con una ritrovata fiducia nella loro capacità di riparare gli oggetti. Come ti sei sentito dopo aver partecipato all'evento? Mi sono sentita soddisfatta e orgogliosa di contribuire. È stato gratificante vedere la gratitudine delle persone. È commovente. Restituire qualcosa alla comunità favorisce il senso di appartenenza. Sono totalmente d'accordo. Penso che gli eventi di riparazione comunitari promuovano anche una cultura della condivisione delle conoscenze. La condivisione delle competenze è inestimabile. Può creare connessioni durature tra i residenti. Hai pensato di partecipare a un evento simile? Sì, mi piacerebbe. Credo che sia un ottimo modo per sostenere la comunità. Lo consiglio! La partecipazione a tali eventi porta sempre a esperienze arricchenti. Pensa che questi eventi debbano essere tenuti più frequentemente? Assolutamente. Eventi regolari potrebbero aiutare più persone e incoraggiare una cultura della riparazione. Sembra un'ottima iniziativa. Può anche contribuire a ridurre la cultura dell'usa e getta che esiste oggi. Sì, promuovere la riparazione rispetto alla sostituzione è essenziale per la sostenibilità. Come pensi che possiamo attirare più partecipanti a questi eventi? Credo che promuovere l'aspetto educativo possa attirare più partecipanti. Questo è un ottimo punto. Sottolineare le opportunità di apprendimento può essere allettante.
Anche le campagne sui social media potrebbero aiutare. Raggiungono rapidamente un pubblico più vasto. L'utilizzo dei social media può migliorare significativamente la visibilità. Potrebbe attirare anche partecipanti più giovani. Esattamente, coinvolgere i giovani è essenziale per il futuro della riparazione comunitaria. Che consiglio daresti a qualcuno che sta pianificando un evento di riparazione in comunità? Suggerirei di collaborare con le organizzazioni locali. Spesso dispongono di risorse e competenze preziose. La collaborazione può sicuramente migliorare l'impatto. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Grazie, John. Mi è piaciuto parlare con te dell'importanza degli eventi di riparazione in comunità. Continuiamo a esplorare altri argomenti che promuovono il coinvolgimento della comunità in futuro. Lezione 6. Padroneggiare le tecniche di blocco del tempo. Buon pomeriggio, Anna. Spero che tu stia bene oggi. Buon pomeriggio, John. Sto abbastanza bene, grazie. Quale argomento interessante hai oggi? Vorrei parlare dei blocchi temporali. Quali sono i tuoi consigli per un blocco temporale efficace? Il blocco del tempo è un ottimo approccio alla gestione del tempo. Do priorità alle attività dedicando blocchi di tempo specifici a ciascuna di esse. Questa è una tecnica intelligente. Come si determina il tempo da dedicare a ciascuna attività? Valuto la complessità di ogni attività. Alcune attività richiedono maggiore concentrazione e impegno, mentre altre sono più veloci. Questo ha senso. Hai usato il blocco del tempo per vari aspetti della tua vita o semplicemente per lavoro? Lo uso per entrambi. Aiuta a bilanciare efficacemente le responsabilità lavorative e gli impegni personali. È impressionante. Hai un programma particolare che segui? Di solito metto da parte la domenica sera per pianificare la mia settimana. Descrivo le attività e assegno il tempo a ciascuna di esse. La pianificazione all'inizio della settimana sembra efficace. Modifichi il tuo piano giornalmente secondo necessità. Sì, lo so. Rivedo il mio programma ogni mattina per assicurarmi che rimanga realistico e realizzabile. La flessibilità è essenziale. Come gestisci le interruzioni impreviste durante i tuoi blocchi di tempo? Cerco di limitare le distrazioni, ma se si verificano delle interruzioni ne valuto l'urgenza. Quindi, aggiusto il mio programma di conseguenza. Questa è una strategia saggia. Adattarsi ai cambiamenti senza perdere la concentrazione è un'abilità importante. Assolutamente! Trovo che l'uso di un timer possa aiutare a mantenere la concentrazione durante ogni blocco. L'uso di un timer crea un senso di urgenza. Incoraggia la produttività. Sì, ho impostato il timer per 25 minuti, seguito da una pausa di 5 minuti. Questa tecnica è nota come tecnica del pomodoro. Ho sentito parlare di questo metodo. Le pause sono fondamentali per la lucidità mentale e la ricarica. Lo sono davvero! Faccio delle pause per fare stretching o fare un piccolo spuntino. Mi rinfresca la mente. Hai notato un aumento della produttività da quando hai iniziato a bloccare il tempo? Davvero! Il blocco del tempo elimina il sovraccarico di una lunga lista di cose da fare. Questo è incoraggiante. Hai altri consigli per i principianti che cercano di bloccare il tempo per la prima volta? Consiglierei di iniziare con meno attività. Inizia con solo 2 o 3 blocchi al giorno.
Questo è un consiglio pratico. Aumentare gradualmente il numero di attività può aiutare a creare fiducia. Sì, e prendi in considerazione l'utilizzo di strumenti o pianificatori digitali. Possono migliorare l'organizzazione. Gli strumenti digitali possono aiutare a gestire visivamente i blocchi temporali. Quali app mi consigliate? Mi piacciono particolarmente Todoist e Trello. Sono facili da usare ed efficaci per la gestione del tempo. Sembrano utili. Hai riscontrato problemi durante l'implementazione del blocco temporale? All'inizio era difficile stimare la durata delle attività. Con il tempo ho imparato a migliorare la mia precisione. Questa è una difficoltà comune. La stima del tempo può richiedere pratica. Davvero? Ora rifletto sulle mie attività completate per affinare le mie stime dei tempi per la pianificazione futura. Questa è un'ottima pratica. La valutazione continua porta spesso al miglioramento. E tu, John? Hai provato a bloccare il tempo? Sì, ho iniziato da poco. Trovo che mi aiuti a gestire meglio il mio carico di lavoro quotidiano. Questo è eccellente. Su quali tipi di attività ti stai concentrando? Assegna blocchi sia per le attività legate al lavoro che per le attività di sviluppo personale. Il bilanciamento di entrambe le aree è essenziale per la crescita complessiva. Come ti assicuri di rispettare i tuoi blocchi? Uso i promemoria sul mio telefono. Mi aiutano a rendermi responsabile. Questa è un'ottima idea. La responsabilità può migliorare in modo significativo l'impegno. Qual è secondo te l'aspetto più importante del blocco del tempo? Credo che la coerenza sia fondamentale. Attenersi a un programma crea abitudini nel tempo. Sono d'accordo. Le abitudini possono portare al successo a lungo termine. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Grazie, John. Mi è piaciuto parlare con te dei blocchi temporali e delle strategie di produttività. Continuiamo a esplorare tecniche efficaci di gestione del tempo in futuro. Lezione 7. Valutazione delle notizie tecnologiche. Buon pomeriggio, Anna. Spero che tu stia trascorrendo una giornata produttiva. Buon pomeriggio, John. Sto bene, grazie. Che argomento hai in mente oggi? Volevo discutere di come valutare le notizie tecnologiche. È fondamentale discernere informazioni credibili. Si tratta di un argomento molto pertinente. Con così tante informazioni disponibili, la valutazione delle fonti è essenziale. Assolutamente. Quali strategie utilizzate per valutare la credibilità di una notizia tecnologica? Comincio controllando la fonte della storia. Le pubblicazioni affermate e affidabili forniscono spesso informazioni più affidabili. Si tratta di un approccio solido. La familiarità con fonti credibili può migliorare significativamente il giudizio. Cerco anche i titoli di studio dell'autore. Uno scrittore esperto di tecnologia è più propenso a presentare informazioni accurate. Questo è un ottimo punto. Comprendere il background dello scrittore aggiunge un contesto all'articolo. Inoltre, considero la data di pubblicazione. La tecnologia si evolve rapidamente e le notizie recenti sono spesso più pertinenti. La tempestività è davvero fondamentale. Le storie più vecchie possono contenere informazioni obsolete. Inoltre incrocio le notizie con altre fonti affidabili.
Aiuta a confermare l'accuratezza delle informazioni. Questa è una strategia intelligente. Il confronto tra diverse prospettive può fornire una visione più completa. Hai mai incontrato notizie tecnologiche fuorvianti? Sì, ce l'ho. I titoli sensazionali possono spesso esagerare i fatti o fuorviare i lettori. Questo è un peccato. Tali pratiche possono creare confusione e sfiducia. Trovo essenziale essere cauti. Leggere oltre i titoli dei giornali è fondamentale per comprendere l'intera storia. Assolutamente. Molti articoli forniscono informazioni dettagliate che non vengono inserite nei titoli. Che ruolo giocano le immagini e le infografiche nel tuo processo di valutazione? Le immagini possono migliorare la comprensione, ma possono anche essere manipolate. Ne valuto la pertinenza e l'accuratezza. Questo è un approccio saggio. Le immagini devono supportare il contenuto anziché distrarre o fuorviare. Inoltre, presto attenzione ai commenti o alle discussioni che seguono l'articolo. Questi possono fornire informazioni preziose. Interagire con la comunità può aiutare a chiarire le opinioni divergenti e a rafforzare la credibilità. Hai considerato in che modo lo stile di presentazione dell'articolo influenza la tua valutazione? Sì, il tono e la professionalità della scrittura possono indicare il livello di credibilità. Davvero, un articolo ben strutturato spesso riflette una ricerca e una riflessione approfondite. Pensi che le notizie tecnologiche dovrebbero includere potenziali pregiudizi? Sì, riconoscere i pregiudizi è fondamentale. Molte pubblicazioni hanno prospettive specifiche che possono influenzare la loro rendicontazione. Sono d'accordo. La comprensione di questi pregiudizi consente un'interpretazione più informata delle notizie. Quali strumenti utilizzi per verificare le informazioni quando valuti una storia? Mi riferisco spesso a siti web di verifica dei fatti. Forniscono un'analisi credibile di varie affermazioni. I siti web di verifica dei fatti sono inestimabili. Aiutano a chiarire rapidamente qualsiasi disinformazione. Con che frequenza ti ritrovi a valutare criticamente le notizie tecnologiche? Prendo l'abitudine di valutare criticamente le notizie ogni giorno. Rimanere informati richiede un attento esame. Questo è encomiabile. Una mentalità critica è essenziale nell'era dell'informazione odierna. Hai mai condiviso le tue tecniche di valutazione con altri? Sì, parlo spesso di queste abilità con gli amici. Credo che tutti dovrebbero imparare a valutare le notizie in modo critico. Questo è un contributo prezioso. Insegnare agli altri può promuovere una comunità più informata. Che consiglio daresti a qualcuno che non conosce le novità tecnologiche? Consiglierei di iniziare con fonti affidabili e di esercitare le capacità di lettura critica. Col tempo diventa più facile. Questo è un ottimo consiglio. Lo sviluppo di una mentalità critica è fondamentale per navigare in modo efficace tra le notizie tecnologiche. Grazie per questa conversazione illuminante, John. Grazie, Anna. Mi è piaciuto discutere con te della valutazione delle notizie tecnologiche. Lezione 8. La gioia dei comfort food fatti in casa. Buonasera, Anna. Spero che vi stiate godendo la giornata. Buonasera, John. Sto davvero bene, grazie. Di cosa vorresti parlare oggi? Volevo parlare di comfort food. Quali sono i tuoi cibi di conforto fatti in casa preferiti?
Questo è un argomento delizioso. Adoro i maccheroni e il formaggio fatti in casa. Riporta alla mente bei ricordi. I maccheroni al formaggio sono un classico comfort food. Cosa lo rende speciale per te? Mi ricorda le cene d'infanzia con la mia famiglia? Sì, è qualcosa di nostalgico in questo. Capisco. I cibi di conforto hanno spesso un valore sentimentale. Hai una ricetta speciale? Sì, uso un mix di formaggio cheddar e mozzarella. La combinazione crea una consistenza cremosa. Sembra delizioso. Lo cuoci o lo servi sul piano cottura? Di solito lo cuocio per ottenere una crosta dorata. Aggiunge un ulteriore livello di sapore. La cottura al forno crea una consistenza così deliziosa. Quali altri cibi di conforto ti piacciono? Adoro anche la zuppa di pollo fatta in casa. È rilassante soprattutto durante la stagione fredda. La zuppa di pollo è un classico del comfort. Usi ingredienti speciali? Aggiungo molte verdure come carote, sedano e cipolle. Anche le erbe fresche ne esaltano il sapore. Gli ingredienti freschi fanno una differenza significativa. Cucini spesso questo piatto? Sì, lo faccio regolarmente. È facile da preparare e perfetto per la preparazione dei pasti. Questo è un approccio pratico. Che ne dite dei dolci? Hai un dessert preferito in termini di comfort food? Adoro i biscotti al cioccolato. Un biscotto caldo appena sfornato è pura felicità. I biscotti al cioccolato sono davvero deliziosi. Li cuocete spesso? Cerco di cuocerli almeno una volta al mese. È un'attività divertente che porta gioia. La cottura al forno può essere terapeutica. Qual è il tuo segreto per un biscotto perfetto? Uso sempre zucchero di canna. Aggiunge umidità e ricchezza ai biscotti. Questo è un consiglio prezioso. Dovrò provarlo la prossima volta che preparo i biscotti. Dovresti assolutamente. Tu che mi dici? Quali sono i tuoi comfort food preferiti? Trovo conforto nelle lasagne fatte in casa. È caldo e abbondante, perfetto per le riunioni di famiglia. Le lasagne sono un ottimo comfort food. Quali ingredienti usi? Strato pasta, ricotta, mozzarella e una ricca salsa marinara. Ci vuole tempo, ma ne vale la pena. Sembra delizioso. Lo prepari per le occasioni speciali? Sì, è spesso il fulcro delle cene di famiglia. Tutti lo attendono con impazienza. Deve essere un'esperienza fantastica. La tua famiglia ha altre ricette tradizionali? Sì, ci piace anche l'arrosto in pentola. Cuoce a fuoco lento per ore, creando una carne tenera e saporita. L'arrosto in pentola è un piatto così confortante, soprattutto quando fa freddo. Lo è davvero. L'aroma riempie la casa di calore. Che ne dici di condividere le ricette con gli amici? Adoro condividere le ricette. Crea connessioni e consente l'esplorazione culinaria. Davvero. Tramandare ricette può preservare le tradizioni di famiglia. Hai qualche ricetta di famiglia che ti piace? Sì, la famosa ricetta della torta di mele di mia nonna è speciale per me. È una delle preferite dalla famiglia. La torta di mele è un classico.
Il profumo della cottura deve evocare ricordi meravigliosi. Lo fa. Credo che il cibo abbia un modo per collegarci al nostro passato. Assolutamente. I cibi di conforto possono creare un senso di appartenenza e nostalgia. Che consiglio daresti a qualcuno che vuole provare a cucinare cibi di conforto? Suggerirei di iniziare con ricette semplici. La familiarità con le nozioni di base aumenta la fiducia. That is excellent advice. Learning in stages can lead to greater culinary creativity. Thank you for this delightful conversation, John. I enjoyed discussing our favorite comfort foods. Thank you, Anna. Your passion for home-cooked meals is truly inspiring.